Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Star Schiacce in scala 1:8 edizione Hachette, e questo è il nuovo pacco che mi è arrivato. Andiamo subito a vedere cosa è contenuto all'interno. Abbiamo sempre 3 numeri. Diciamo che non c'è molta cura nell'imballaggio per cercare di preservare i fascicoli che sono così belli. Io non ho resistito e l'ho già aperto prima di farlo vedere a voi, anche per accertarmi che tutto fosse in ordine. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo ricevuto. Abbiamo il numero 25, peccato che la rivista, il fascicolo sia piegato, pesantissimo. Continuiamo con il telaio, meno male, la macchina pian piano prende giustamente forma, anche se, come ho detto più volte nel video di questa mitica Ford Gran Torino, sono più che soddisfatto di come è stata riprodotta, perché io trovo che ci sia una cura nel particolare e nel dettaglio veramente meravigliosa. Allora andiamo a dare solo una rapida occhiata a quello che è il contenuto sia di questo fascicolo che degli altri due che ho ricevuto in questa nuova consegna, e abbiamo il montaggio del telaio centrale. In questo numero ci occuperemo di assemblare la prima sezione del telaio centrale, che poi fisseremo al telaio anteriore già montato in precedenza. Bene, tutto metallo. Che peso ragazzi! Questo è il longherone centrale sinistro e questo è il longherone posteriore sinistro, tutto metallo. Questa è plastica, che è il supporto del circuito freni posteriore sinistro. E poi una serie di viti DM da avvitare esclusivamente nel metallo, e qui, come sapete, io andrò già, prima di farvi vedere la nuova sessione di montaggio di questo numero e degli altri che seguiranno, dove necessario andrò a crearmi il filetto con l'ausilio di un lubrificante. Bene, mettiamo via questo numero 25. Ecco, volevo soltanto farvi vedere poi dove arriveremo
dopo questa sessione di montaggio, guardate quanto si allunga proprio il modello, che già sappiamo essere veramente di dimensioni notevoli. Passiamo al numero 26. Purtroppo devo dire che, contrariamente ai numeri ricevuti fino alla consegna prima di questo pacco, tutte le riviste, i fascicoli erano in ordine. Qua potete vedere che manca del colore perché è stato piegato, è tutta stropicciata e sinceramente mi dà un po' fastidio, perché è vero che è un valore aggiunto, però come tale andrebbe considerato anche da loro, e per forma di rispetto non soltanto verso il fascicolo ma anche verso di noi che lo acquistiamo, dovrebbero sicuramente avere più cura nel confezionamento di queste parti. Qui abbiamo gli stessi pezzi che abbiamo visto nel numero 25, questo è il 26, ma è la parte destra. Infatti alla fine avremo i due pezzi simmetrici. Questo è quindi, come vi ho già detto, la stessa cosa che avete visto prima, solo che quella era la parte sinistra e questa è la parte destra. Andiamo a vedere infine il numero 27. Numero 27. Montaggio del telaio centrale, terza parte. In questo numero ci occuperemo di fissare al telaio la traversa mediana e posteriore. Anche queste sono tutte in metallo. Ecco qui. Vi dico che questo è un pezzo pieno, pesantissimo, verniciato molto bene, così come anche questo, metallo. E qui abbiamo una serie di viti MM, anche queste contraddistinte dal colore nero e dalla lettera finale M che indica che vanno vitate nel metallo. E qui sapete che io andrò a crearmi subito i filetti, così quando andrò a presentarvi il video saremo più avanti e cercheremo di fare i video non troppo lunghi, anche se necessariamente sapete che il canale di Michele non si occupa del solo montaggio, ma cerca di dare una mano a coloro i quali hanno meno esperienza nel campo del montaggio dei modellini, e quindi necessariamente un tutorial non può durare pochi minuti. Bene, andiamo a vedere alla fine di questa ultima parte della nuova consegna, in questo caso l'ultimo numero è il 27, e questo è il risultato che otterremo alla fine. Adesso invece andiamo a vedere dove siamo arrivati col numero 24, quindi andiamo a vedere le varie, non le varie, andiamo a vedere proprio il punto in cui siamo arrivati col numero 24, perché poi tutto cambia. Siamo qui e poi ci sarà tutto questo pezzo in più. Ci vediamo dopo. Ecco qua, guardate che spettacolo. Non si può certo dire che non è un modello particolareggiato, perché io lo ritengo meraviglioso.
Questo è tutto in metallo. Abbiamo la freccia che sarà funzionante grazie a un LED che verrà successivamente inserito qui all'interno nel foro dedicato. Volevo farvi vedere la scritta Gran Torino, che è in rilievo. Bellissima. Anche le linee, il filetto nero tra il bianco e l'arancione, guardate che precisione. Il lampeggiante, quello di emergenza che si mette mobile sopra, non è funzionante, ma poi vedremo cosa si riuscirà a fare, anche se sapete che io non amo assolutamente andare a modificare i modelli di queste collezioni. La targa è in metallo verniciato. Funzioneranno tutte le luci. Griglie in metallo, paraurto cromato. Guardate questa parte nera applicata che riproduce la gomma. Io la trovo bellissima. Anche questo stacco tra la cromatura e la vernice argento all'interno è bellissima. La scritta Ford, anche questa in rilievo. Dall'interno possiamo guardare poi dove andranno inseriti i LED. E questo è parte del motore, mancano ancora diversi tubi. Non è finita qui. Date un'occhiata alla batteria, sembra vera, per non parlare del motore. Troverete che c'è molto gioco nel punto morto dello sterzo. Guardate. Questo lo avrete anche voi di sicuro. Non vi preoccupate, io poi cercherò di vedere la vite senza fine all'interno, se sarà possibile intervenire, ma diversamente non vi preoccupate, perché lo sterzo, anche se avrà questo punto morto, nel momento in cui andremo a girare le ruote, farà il suo lavoro, non vi preoccupate. Consiglio che vi ho dato già negli altri video: se potete andate a mettere un po' di colla su ogni tubo all'interno, come vi ho fatto vedere. Perché ci sono veramente tanti tubi e con il tempo non è detto che non si possano sfilare dalla loro sede dedicata, e quindi vi trovereste poi diversi tubi sparsi liberi per il modellino e non è bello. Infine vi faccio vedere da sotto come si presenta. Ecco qui. Bene, a questo punto direi che possiamo finirla così. Michele vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento ai prossimi video. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist, perché potrete trovare diverse cose che potrebbero anche interessarvi.
E ricordatevi che per ogni modellino che sto costruendo ho un gruppo dedicato su Facebook. È importante iscriversi al gruppo su Facebook per poter socializzare tra modellisti, tra appassionati prima di tutto, darci consigli e, perché no, creare una comunità di persone che potrebbe anche portare, come nel mio caso, a conoscere appassionati e, perché no, diventare anche amici, che non è una cosa che farebbe male. Bene ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, e non mancate, perché adesso seguiranno tutti e tre i video di montaggio nei fascicoli che ho appena ricevuto, dei fascicoli che ho appena ricevuto. Ciao ragazzi!